Come state? Come va? Oggi Cyber News di venerdì. Ieri non riuscivo purtroppo, però non temete, siamo qui con un sacco di Cyber News che chiaramente è successo al mondo. Non so, l'avrete visto e ce ne sono un po' e dovete saperle. Però vi voglio raccontare che ho mangiato un pezzo di colomba, perché è giusto, perché è già Pasqua per me. Quindi sappiatelo che ho mangiato un pezzo di colomba. E niente, quindi questo. Spero mi sentiate bene, perché ho modificato delle cose e spero che vada meglio. Oltretutto ho avvicinato anche questo microfono, quindi spero adesso vada meglio. E quindi niente, questo. Ciao Demi. E quindi questo. E quindi ops, no, stai fermo. E quindi direi che possiamo iniziare con le Cyber News, perché ve l'ho detto, ce ne sono tantissime. Eccolo qua, ok. E come prima cosa vi voglio aggiornare su Chat Control, perché comunque ci sono degli aggiornamenti e aggiornamenti, begli aggiornamenti devo dire, quindi non temete. E praticamente cosa è successo? Chi non sapesse Chat Control, insomma, è stato aspettate che lo alzo così ce l'ho in faccia. E per chi non sapesse, conoscesse Chat Control, praticamente era una proposta del Parlamento europeo in cui praticamente si voleva mettere si volevano tipo togliere la crittografia nei messaggi, tipo in applicazioni tipo Telegram, WhatsApp, robe così, o comunque non proprio togliere, ma mettere in qualche modo che si potessero leggere i messaggi per controllare, per appunto andare a prevenire l'abuso sui minori. E adesso il Parlamento europeo ha, adesso il 26 marzo, quindi fresca diciamo, il Parlamento europeo ha bocciato definitivamente questo piano che appunto avrebbe obbligato le aziende tipo Meta, Google, Microsoft eccetera a scansionare tutti i messaggi inviati, privati, le foto, i video eccetera. Ma basta brute forzare Chat Control, meno male che i nostri firewall umani continuano a bloccare. Sì. Però dai, una bella notizia. E il fatto è che il provvedimento è stato respinto, lo dice in questo articolo, qui ne parla abbastanza nel dettaglio, e praticamente il provvedimento è stato respinto con una maggioranza di un solo voto, quindi nemmeno troppo. E dal 4 aprile scade anche la deroga dell'Unione Europea che permetteva alle aziende americane di scansionare volontariamente le chat, perché a quanto pare c'era una
deroga temporanea, e fino ad oggi aziende come Meta, quindi tipo con le applicazioni Facebook, Instagram, WhatsApp, potevano insomma scansionare volontariamente i messaggi privati degli utenti. Ricordatevi che Instagram adesso toglie la crittografia end-to-end nei messaggi privati. Non dico niente. Ciao, bye, ciao. E quindi insomma, senza questa deroga, che appunto da domani, senza questa deroga, questa pratica, quindi di andare proprio a scansionare i messaggi, violerebbe appunto il diritto alla riservatezza. E poi in questo articolo ne avevamo già parlato, però insomma dice che comunque chat control, utilizzando chat control venivano autorizzate insomma 3 tecnologie diverse. Vediamo se le trovo. Vabbè, non mi ricordo dov'era. Che era tipo lo scanning delle immagini utilizzando alcuni strumenti noti, ne avevamo già un po' parlato, oppure con l'intelligenza artificiale si poteva andare a vedere se una foto o un video mai visti potevano essere sospetti, oppure si andavano a vedere messaggi scritti per vedere se c'erano linguaggi tipici dell'addescamento. E il fatto è che i problemi che sono stati poi portati al Parlamento e quindi a non rinnovare la legge sono stati che comunque questi strumenti sono inaffidabili, perché ad esempio diceva l'intelligenza artificiale non capisce il contesto, ad esempio non va a distinguere se un messaggio è stato mandato proprio per addescare o se è un messaggio magari tra adolescenti. E quindi ci sono state migliaia di segnalazioni alla polizia, ma erano in realtà segnalazioni di persone innocenti che non avevano fatto niente di male. E poi il fatto è che queste scansioni si basavano su database, quindi archivi di dati gestiti da aziende americane, fuori dal controllo della magistratura europea. Quindi insomma non si sa quindi cosa c'era, cosa non c'era e cose così. E poi insomma parlava anche del fatto che, non so se vi ricordate che vi avevo parlato che un algoritmo, uno strumento che si voleva utilizzare era FotoDNA, che è tipo di Microsoft, e questo strumento, diciamo, è definito vulnerabile perché si può comunque bypassare facilmente, aggirarlo facilmente e quindi insomma potrebbero avere altri falsi allarmi. Troppi falsi positivi, esatto. Marcello, ciao. La fuga dei dati è stata un problema di deploy. Parli di Claude? Di Claude? Ne parleremo. Arriveremo a Claude. Arriveremo. Non temete. Non temete, ci sono tante notizie di Claude. Però ne parleremo. È molto interessante, devo dire. Però insomma quest'articolo comunque avverte che la battaglia non è finita, perché comunque si sta ancora discutendo l'obbligo per le applicazioni di messaggistica riguardo il controllo dell'età tramite documenti di identità e anche scansione facciale, e quindi questo toglierebbe un po' di anonimato su internet, perché comunque c'è sempre il documento di identità, l'identità di una persona. E in più alcuni governi dell'Unione Europea comunque spingono un po' per continuare con questo chat control o comunque per leggere i messaggi cifrati. Quindi insomma per adesso sì, però non è ancora finita, però insomma vi aggiornerò. E comunque qui c'è sempre la timeline, quindi potete sempre vederla.
E insomma, questa era la notizia, mi sembrava una bella notizia da dirvela, l'ho messa come prima notizia perché era molto bella. Marcello, tranquillo, tranquillo, non è un problema. Però ne parliamo. Ci vuole un pochino, però ne parliamo. Perché è tutto collegato. Non proprio tutto, però sì. E quindi questo era una bella notizia, ve la volevo dire, insomma, era l'aggiornamento. Ma ha fatto venire un colpo, vi devo dire la verità. Ok. Così. E quindi era questa. Però insomma c'è anche scritto qui. E infatti dice rimanete tipo collegati per molti aggiornamenti. Perché appunto c'è la negoziazione su Chat Control 2.0. Ma speriamo di no. E così. Poi, altra notizia. Praticamente c'è stato... Ok. Praticamente c'è stata un falso WhatsApp fatto da questa azienda AsiGint, non ho idea di chi siano sinceramente, però pare che sono un gruppo di sviluppatori ed architetti software che usano la tecnologia più avanzata per ridefinire l'interfaccia uomo-computer. Ok, vabbè, insomma. Però hanno fatto praticamente questo falso WhatsApp in cui una versione, diciamo, contraffatta di WhatsApp, ovviamente, e in cui praticamente mettevano... aspettate. Ah, sì, per spiare circa 200 persone. Ciao Simone, di che si parla? Allora, sono le notizie sulla cyber security. Ogni settimana prendo delle notizie e le discutiamo, le racconto, mi dite cosa ne pensate, insomma, così. E adesso si sta parlando di un finto WhatsApp fatto da un'azienda che si chiama AsiGint ed è stata utilizzata per spiare circa 200 persone. E ovviamente Meta non gli è piaciuta questa cosa. E praticamente cosa succedeva? Praticamente le vittime, diciamo così, ricevevano un messaggio da un contatto fidato che li invitava ad aggiornare WhatsApp attraverso un link esterno, spiegando appunto che la versione del Play Store aveva qualche problema, invece quella che gli si dava era sicura al 100%. Fidati di me. È sempre il messaggio, vedete, sempre il social engineering, l'ingegneria sociale, no? E quindi insomma le persone poi scaricavano sto aggiornamento finto, gli metteva questo finto WhatsApp e in quel momento appunto chi c'era dietro aveva accesso ai messaggi, alla fotocamera, al microfono e alla posizione. A quanto pare è successo a 200 persone in tutta Italia, a quanto pare, e a quanto pare ne ha fatta questa azienda. Ovviamente, insomma, Meta ha comunque individuato e bloccato l'applicazione malevola e ovviamente ha annunciato una diffida formale. Però, insomma, quest'articolo diceva appunto che questo caso non sia soltanto un caso isolato, ma sembra quasi un modello di business basato sulla sorveglianza, no? Torniamo sempre lì, la sorveglianza, queste aziende che creano sti spyware, perché in fondo sono spyware, cioè malware che vogliono spiare. E a quanto pare in questo articolo pare che viene evidenziato come l'Italia ospiti comunque diverse aziende attive nel settore appunto di queste intercettazioni
informatica. No, c'è sempre stato il caso di Paragon anche, se vi ricordate. E quindi insomma questo ovviamente l'hanno tolta, però insomma non bello. E chiaramente qui dice che le regole sono tipo di scaricare l'applicazione soltanto dagli store ufficiali, non installare mai aggiornamenti arrivati via messaggio. Vabbè, verificare la firma digitale dell'app installata, ma non lo fa nessuno, però sì. Tipo in questo caso deve essere WhatsApp LLC. E ovviamente le notifiche di sicurezza di WhatsApp, dice dove trovarle. E ovviamente se si riceve una notifica di accesso da dispositivo sconosciuto, andare subito sui dispositivi e scollegarlo. E quindi, insomma, torniamo sempre lì, no? Ogni volta c'è sempre una notizia su questa sorveglianza, spiati. Ora queste 200 persone non ho idea di chi siano. Perché appunto non si sa se erano giornalisti, avvocati o comunque profili per loro interessanti. Però insomma non è bello, ecco, non è bello. Però qua parlava anche TechCrunch aveva già pubblicato un'inchiesta esclusiva rivelando l'esistenza di uno spyware Android chiamato Spartacus, sviluppato da SEO e dalla sua controllata Asigint per clienti governativi. Quindi, torniamo di nuovo indietro. E a quanto pare l'analisi della sicurezza mobile Lookout aveva trovato 13 varianti del malware in circolazione con i campioni più vecchi risalenti addirittura al 2019. Vabbè. E vedete, è la stessa storia. Cioè la stessa storia l'avevano già fatto, perché dicevano che le versioni intermedie rilevate tra il 2020 e il 2022 si presentavano come app di operatori telefonici italiani oltre che come WhatsApp. E oltretutto c'era questo legame con Asigint, quindi insomma. Quindi non bello. Ovviamente Meta ha disconnesso gli utenti coinvolti e li ha avvisati, quindi insomma se non avete ricevuto un avviso non siete stati voi. E quindi questo. Oltretutto c'è stata un'altra notizia, un attacco a Axios. Praticamente Axios, torniamo sempre comunque all'attacco delle supply chain, perché queste sono librerie utilizzate da diversi applicazioni, programmi, eccetera. E supply chain vuol dire che praticamente non si va ad attaccare il programma in sé, ma si va ad attaccare le librerie che usa il programma. Questo è ancora peggio, perché se quella libreria è utilizzata da più programmi, voi attaccando quella libreria riuscite ad attaccare più programmi nello stesso tempo. E Axios è una libreria JavaScript che serve a fare richiesta HTTP. Cosa significa? Avete presente quando andate su un sito web, state facendo una richiesta al server? E Axios è usata proprio per questo, per fare appunto delle richieste. E oltretutto, vedete qui, Axios ha quasi 400 milioni, penso, sì, di download al mese, quindi tipo 100 milioni alla settimana, per dirvi, no? Quindi, cioè, è una libreria abbastanza utilizzata, e anche perché è molto semplice, non è difficile da utilizzare, in più ha molte cose che sono molto utili per chi programma e utilizza queste librerie. Però è molto interessante come è stata fatta, perché
perché praticamente, vediamo, non era, no, sì, è questa. Perché praticamente, ok, qui non c'è scritto, però l'avevo letto su un altro articolo. Praticamente, no, però era qui o era un'altra? Vabbè, insomma, alla fine, praticamente loro come hanno fatto? Hanno preso il manutentore principale, hanno attaccato il manutentore principale, che è Jason Simon. Non mi ricordo dove l'ho letto. Ah, forse è qui. Ah, sì. Praticamente hanno colpito a lui, gli hanno rubato l'account e hanno cambiato l'email che aveva messo, quindi la sua, con un'altra finta, cioè un'altra che avevano gli hackerini, per appunto bloccare il manutentore, quindi questo JSON. E quindi vedete anche qui ingegneria sociale, vai un po' ad attaccare la persona e non il sistema in sé. E oltretutto, c'era un altro articolo, vediamo se lo trovo. Mhm. Vediamo, perché c'era un altro articolo che però non... Ah, forse è qui. Ah, bella, questa ti dà tutta la timeline. Ah, eccolo, questo. Sì, praticamente loro che hanno fatto? Hanno preso l'email registrata all'account e l'hanno cambiata con questa qui, che appunto è l'email controllata dagli hackerini. E poi hanno usato questo accesso per creare una nuova versione di Axios. Vedete qui, questa è la versione legittima e questa è malevola. E vedete che qui appunto hanno cambiato l'email di... l'email appunto è quella controllata dagli hackerini e non più quella del manutentore. E oltretutto, vabbè, non c'è un trusted publisher, vabbè, però altra roba. E praticamente cambiando questi mail, loro potevano oltretutto perché cosa succede? Quando parlate di NPM e Axios, praticamente cosa succede? Le versioni di Axios sono rilasciate via questo GitHub Action, che praticamente non è altro che un modo per creare, diciamo, una libreria, un programma in modo automatico e poi metterla nel meccanismo di NPM. NPM non è altro che un archivio di librerie dove le persone possono installarle tranquillamente, e però per passare da GitHub a NPM c'è bisogno di, appunto come lo dice qui, OpenID Trusted Publisher Mechanism, che praticamente c'è un token e GitHub lo prende e lo prende per impersonificare il manutentore e pubblicarlo appunto su NPM. Ogni volta che sviluppatori, manutentori pubblicano una nuova versione, che è ovviamente accettata, eccetera, GitHub Action la crea, diciamo, prende il codice e crea il pacchettino e lo mette su NPM in modo appunto automatico, è fatto per farlo in modo automatico, no? Il problema qui è che la nuova versione non è passata da GitHub, ma gli hackerini hanno preso i token, un token che aveva questo manutentore magari sul PC, probabilmente perché lo utilizzava, comunque che poi il token è tipo una chiave, no? E non so perché questo manutentore ce l'aveva sul PC, però c'era sta chiave che permetteva appunto di pubblicare su NPM, e quindi loro hanno bypassato la parte di GitHub e l'hanno pubblicato direttamente su NPM. E quando arriva ad NPM,
con quel token è come se gli dicesse NPM, questo codice è passato per tutte le revisioni ufficiali, quindi pubblicalo pure. NPM non controlla se quel codice è malevolo, quindi prende il pacchetto e lo pubblica. E infatti la nuova versione, la 1.14.1, era quella malevola. Oltretutto questo token aveva una lunga durata, quindi non si sa, cioè i motivi potrebbero essere che magari era un token vecchio perché prima GitHub non usava questo OpenID, o magari il manutentore ce l'aveva per fare altre cose, insomma non si sa. Però c'era questo token. E poi come continuava? No, forse questo è meglio qui, che c'è il disegnino. Praticamente cosa succede? Nella versione praticamente quando ci sono delle librerie, ci sono dei file che si chiamano package.json, in questo caso con JavaScript, con NPM diciamo. E qui ci sono delle dipendenze, perché cosa succede? Quando perché quando si usano delle librerie, può essere che le librerie hanno altre librerie che gli servono per fare qualcos'altro, che ne so. Esempio, magari stupido, non lo so, una libreria che fa il login, no, non lo so se esiste, forse sì, non lo so. Questa libreria dovrà utilizzare una libreria che fa la cifratura della password. Ora non lo so. Queste qui sono diverse, però se non ci fosse NPM, uno sviluppatore dovrebbe installarsi prima la libreria del login e poi la libreria come si chiama? Della crittografia. Con NPM invece fa tutto lui, perché c'è appunto questa dipendenza. Se qui c'è una dipendenza, NPM andrà a prendere i pacchetti che gli si scrivono in questa dipendenza. E cosa succede? Loro cosa hanno fatto? Hanno incluso in queste dipendenze questo plain crypto.js, che visto così non sembra nemmeno malevolo, no? Infatti loro hanno scelto il nome apposta in questo modo, per sembrare appunto un po'... comunque non troppo brutto, ecco. Se loro lo chiamavano bla bla bla, qualcuno diceva che sta succedendo, ma in questo modo uno dice vabbè, cripto, magari qualcosa della crittografia, robe così. E la cosa interessante è che loro avevano pubblicato, per non destare sospetti, una versione pulita 18 ore prima di questa appunto Crypto.js, questo plain Crypto.js. Comunque, perché così chiunque lo guardava e diceva vabbè, è una roba sicura. Quando invece hanno poi messo la versione malevola di Axios, hanno pubblicato la versione che conteneva il malware. Qui dentro ci stava il malware. E quando NPM risolveva appunto le dipendenze, cioè andava a installare le dipendenze e faceva appunto l'installazione di questa plain Crypto.js, andava ad installare, a eseguire questo post install, che praticamente è un comando, in modo che anche se la libreria non veniva mai richiamata dal codice Axios, comunque il comando, appunto questo node setup.js, veniva eseguito comunque. Questo è stato fatto perché così, appunto come vi ho detto, anche se nessuno chiamava questo pacchetto, quel comando veniva comunque eseguito. Quindi c'è una roba che veniva eseguita automaticamente. E questo che faceva? Praticamente c'era questo setup.js che ovviamente deoffuscava le stringhe, che appunto erano offuscate e nascoste in modo che nessuno le capiva, per andare a riconoscere il sistema operativo, e poi scaricava un altro diciamo malwareino da questo sistema, che poi era il C2, il command and control, il server dell'hackerino, per andare a prendere il malware finale in base a che sistema operativo erano. E insomma era poi un RAT, un remote access trojan, no?
c'è il programma che ha un malware che appunto permette agli hackerini di usare il computer come se ce l'avesse davanti. Quindi, insomma, non bene. E la cosa anche interessante è che poi, per non farsi scoprire, si autodistruggeva, quindi eliminava questo setup.js e ripuliva anche il package.js, così non si trovavano appunto questi pacchetti che erano utilizzati, questi script. E insomma, poi l'hanno comunque rimosso, però comunque sono passate 3 ore da quando è stato rilasciato a quando è stato scoperto. Quindi in quel lasso di tempo comunque molte persone hanno potuto scaricare questa libreria, perché comunque è molto scaricata, molto utilizzata, e infatti dicono tipo di vedere i log di rete, se magari c'è questo dominio, o se è stato, o i log di installazione per vedere se è stato installato questo plain crypto.js, robe così, insomma. Però un attimo che mi salvo anche questa, così poi ve la metto in descrizione. Però insomma, questo era l'attacco, molto interessante, perché vedete, cioè inizia sempre, a parte il fatto che le supply chain comunque gli attacchi alle supply chain, devo dire, stanno aumentando un sacco. E oltretutto avete notato soprattutto nell'open source, no? Perché comunque sono molto utilizzati queste librerie. E in più vedete come è iniziato prendendo le credenziali da un manutentore, sempre quindi con l'ingegneria sociale. Vedete sempre queste robe sottovalutate. Ah, era scritto qui, non lo trovavo. Ok. Vediamo. Questo tizio comunque era, poverino. Poverino, molto simpatico sembra. Vabbè. E quindi questa, però, per non finire, è stato hackerato anche... Vediamo. No, non lo posso togliere, vabbè. È stato anche hackerato questo Light LLM. Praticamente Light LLM è un pacchetto Python, in questo caso, che è molto popolare perché è utilizzato per interagire con i vari modelli di linguaggio di intelligenza artificiale. Praticamente cioè, perché viene utilizzato? Perché praticamente questo Light LLM agisce come traduttore universale per tutti i modelli, quindi tipo ChatGPT, Gemini o Claude o altro. Quindi se uno vuole passare da ChatGPT a Gemini o a Claude o Llama o come si chiama lui, da un giorno all'altro, con questo non deve cambiare tanto, perché comunque è un traduttore universale, quindi il codice rimane uguale, insomma, però cambi modello. Ciao Pollo. E qui parte tutto dalla compromissione di Trivi, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, che è uno scanner, diciamo, di sicurezza molto famoso, cioè va a scansionare, diciamo, le applicazioni in modo automatico per vedere se ci sono vulnerabilità. E a quanto pare la settimana scorsa è stato, va bene, abbiamo parlato, ma adesso non so quando è successo, è stato compromesso appunto questo Trivi, il gruppo di hackerini era il team PCP, che insomma sono riusciti anche lì a manipolare le GitHub Action. Vi ho detto che sono appunto questo modo di creare pacchetti in modo automatico da GitHub per insomma rubare delle credenziali pubblicate appunto qui siamo su Python, quindi erano per pubblicare sull'archivio delle librerie di Python, insomma. E anche lì cosa hanno fatto? Sono riusciti quindi a rubare le credenziali dei manutentori di Light LLM. Anche qui vedete sempre queste credenziali dei manutentori. E la cosa interessante qui è che
che praticamente dovete sapere che Python ha questi file PTH che sono pensati per estendere, diciamo, l'elenco di cartelle dove Python cerca i moduli. Cioè, in genere, se voi eseguite un programmino Python, uno script Python, quello che è, Python ha una cartella dove va a vedere se ha tipo il modulino. Il modulino non sono altro che tipo delle piccole funzioni che vengono utilizzate, come ad esempio la crittografia della password, per dirvi. E normalmente per eseguire il codice di una libreria si deve utilizzare solitamente import e poi il nome della libreria. Se invece viene usato questo PTH, non c'è bisogno di utilizzare import, perché appunto il fatto che il nome della libreria sia all'interno di questo file, questo PTH, vuol dire che Python lo eseguirà da solo, in automatico. E quindi insomma anche qui loro hanno inserito una libreria malevola che appunto si è eseguita in automatico e insomma qui poi diciamo il malware rubava comunque un sacco di informazioni sensibili. Sì, vedete qui c'è tante informazioni e poi lei cifrava, ma la cosa bellissima è che come cifrava queste informazioni, perché praticamente andava a cifrare i dati che rubava, però poi creava una chiave per cifrare appunto questi pacchetti e che questa chiave era diversa anche per ogni vittima, diciamo così. E poi cifrava anche questa chiave con la chiave pubblica dell'hackerino. Quindi c'è una doppia cifratura, perché viene cifrata con una chiave di sessione, quindi per la vittima, solo per lui veniva creata, e cifrava i dati che rubava. E poi cifrava la chiave con la chiave pubblica dell'hackerino. Così solo l'hackerino poteva vedere quello che veniva mandato, perché se qualcuno vedeva il traffico, quindi che questi dati venivano mandati, vedeva solo roba cifrata, quindi non poteva sapere che lì erano credenziali rubate. E in più non si poteva decifrare perché non si aveva la chiave di cifratura, che era però cifrata con la chiave pubblica dell'hackerino, quindi solo lui poteva decifrare la chiave e poi decifrare il contenuto. E poi insomma veniva messo appunto in questo zip e mandato a questo sito, cioè questo URL dell'hackerino. Vedete anche qui che è molto simile a quello che sta hackerando, perché c'è lightllm.cloud. Quindi qualcuno vedeva questo e diceva vabbè, sarà una roba di lightllm. Non ci pensi, molto simile anche a quello legittimo che è lightllm.ai. E poi qui insomma fa vedere appunto le cose. E poi il malware installava anche una backdoor, che praticamente sarebbe un modo che i malware installano in modo da per far entrare, diciamo, poi gli hackerini, no? Come una porta di servizio, insomma, un altro metodo per entrare nel computer della vittima. E insomma appunto creava questo altro modo per entrarci. Qui dice che la scriveva, vabbè, la creava come servizio con la descrizione. Vedete anche qui usa una descrizione che potrebbe sembrare effettivamente un servizio, un qualcosa di legittimo, e poi insomma lo
registrava abilitava. E la cosa anche qui, ci sono due cose interessanti. La prima è che andava a vedere se non era all'interno di un container. Allora, in pratica i container non è niente di troppo complicato. Praticamente in passato, diciamo, se si voleva creare un'applicazione, si doveva installare tipo librerie, database, eccetera, su un server o comunque su magari su un computer, una macchina virtuale, eccetera. Un container impacchetta tutto il necessario in un pacchettino, così da appunto essere utilizzato. Quindi quando si avrà un container si avranno tutto questo pacchettino con l'applicazione, con le librerie, con tutto quello che c'è bisogno, così appunto si può, diciamo, è più facile anche da condividere e da utilizzare in caso. E andava a vedere praticamente se era in un container. Vediamo dov'è. Sì, qui, e ovviamente cercava di uscire da questo container, creando insomma delle robe appunto, creando tipo dei pod. Che sarebbe, non lo so, tipo dei piccoli, tipo un container. Sì, insomma, cercava di uscirne, ecco. Rimaniamo così. E poi un'altra cosa molto interessante che poi si sono accorti di questo problema, che praticamente una persona che stava utilizzando questa libreria si è accorta che il suo PC stava richiedendo troppa RAM, no? Quindi era insolito perché comunque non stava facendo niente di che. E la cosa è che praticamente questo punto PTH, dov'era? Questo punto PTH praticamente generava un sottoprocesso Python, quindi no, non in questo senso, perché praticamente quando si esegue una funzione Python, diciamo, si va a avere un processo e poi si possono creare dei processi sotto, che ne so, tipo, non lo so, si possono, con Python potete magari aprire, che ne so, in questo caso Notepad, oppure che ne so, il terminale o robe così, e quelli sono, diciamo, sottoprocessi, detto molto velocemente e molto facile. E praticamente questo PTH utilizzava una funzione di Python per aprire sottoprocessi di Python. Però il problema qual era? È che questo sottoprocesso andava a leggere anche di nuovo questo punto PTH, e quindi il sottoprocesso andava a leggere di nuovo il PTH e così via, e quindi era ricorsiva e quindi saturava la RAM e causava appunto il crash, la interruzione, no? Di tutto, perché comunque cioè era una roba ripetitiva. Mi ha fatto super ridere perché praticamente loro non si sono accorti e aprivano sempre sto file, che in continuazione apriva sto file, e oltretutto aprendo sto file si andava a fare tutto il giro che vi ho detto, quindi cifratura, mandare cose, eccetera, scaricamento del malware e cose. Quindi ovviamente capite che la RAM, che poi la RAM è appunto la memoria sì, dai, sì, come dice qui, insomma, è usata dai processi per archiviare temporaneamente i dati, no? E quindi, insomma, se si satura la RAM, il PC esplode. Detto molto semplicemente. E quindi, insomma, si sono accorti di questo attacco proprio perché una persona ha visto che la RAM gli stava esplodendo. E ovviamente ha detto: ma che sta succedendo qui?
E quindi insomma molto simpatica questa cosa. Meno male, devo dire, che hanno fatto sto errore, perché magari poi non se ne accorgevano, no? E ora parliamo di Claude, che oltretutto ho sbagliato, ho messo Mython, invece è Mythos, però vabbè. Parliamo di Claude, perché ci sono due notizie di Claude, insomma. Allora, la prima è che praticamente c'è stato un leak, quindi una fuga di dati, di documenti, di bozze di documenti che sono finiti online per errore. E in questi documenti, insomma, esce fuori. Ciao Maurizio, grazie. Ti metto il cuoricino. Grazie. Avanti così. E praticamente cosa è successo? Praticamente è uscito fuori che stanno lavorando a un nuovo modello che si chiama Mythos, che a quanto pare è un modello di nuova generazione, a quanto pare anche migliore di Claude Opus, che è appunto il modello attuale, più potente. E insomma si descriveva in questi documenti come tipo proprio una roba pazzesca, con capacità straordinarie, no? Specialmente nella programmazione e nel ragionamento logico. E quindi una roba tipo pazzesca, cioè proprio una roba, no? Cioè io fossi stato in Anthropic avrei detto: mamma mia, signori miei, non avete capito cosa non lo so, tipo cartoni morti quando fa ste robe. E praticamente cosa è successo? Praticamente loro avevano un CMS, cioè vediamo dov'era. Vabbè. Vabbè, un CMS che praticamente è un sistema di gestione dei contenuti, quindi tipo un sito web dove si possono gestire contenuti, documenti, eccetera, del blog ufficiale di Anthropic. Cioè, se voi andate su Anthropic blog, se lo scrivo giusto, tipo qui ci vedete, ci sono tutti questi articoli, qui dietro c'è un CMS, cioè un sito web dove si possono caricare dove insomma si possono caricare questi blog proprio per semplificare la vita a chi pubblica queste informazioni, insomma, a questi blog. E sono fatti apposta appunto per essere utilizzati, appunto per essere utilizzati in questo modo e pubblicare gli articoli. E a quanto pare alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto che quasi 3000 risorse interne, tra cui appunto bozze di articoli che magari non erano ancora pubblicati, erano finiti in una cache di dati accessibili pubblicamente e indicizzabile. Perché cosa è successo? Praticamente questo sistema in realtà era un sistema di test e non avendo autenticazione tutti ci potevano accedere, anche i bot che ogni giorno vanno a scandagliare internet per vedere se ci sono porte aperte, siti web e robe così. E a quanto pare questo sistema a cui appunto è collegato erano collegati queste bozze di blog, non avendo l'autenticazione è andato a finire a questi sistemi che si chiamano CDN, che praticamente appunto sono questi Content Delivery Network, che sono praticamente dei server distribuiti nel mondo che vanno a memorizzare siti web o contenuti web in generale, in modo che
se io sono in Italia vado a chiedere al server di cache in Italia e non a quello americano che magari ci mette di più, proprio per una distanza, no? E insomma ci sono questi server appunto di cache. Appunto cache significa che viene memorizzata e utilizzata invece di utilizzare quella del server. Questi sono stati fatti apposta, questi sistemi, appunto per non andare a intasare anche di richieste il server finale, ma se la copia è nella cache verrà richiesta alla cache. Ovviamente la cache poi richiederà ogni tot le nuove versioni, però se c'ha la versione vi dà quella insomma. E a quanto pare questi documenti sono finiti in questi sistemi di cache e quindi sono stati trovati in questo modo, praticamente, perché, ve l'ho detto, non c'era autenticazione e nemmeno permessi, e quindi questi bot di internet che vanno a vedere tutti i siti web e lì, cioè ci sono tipo, che ne so, tipo Shodan, no? Comunque sono bot, sistemi che vanno a vedere in tutto il mondo gli IP. Se c'è roba aperta voi la vedete tranquillamente, ok? E quindi robe di sto genere hanno trovato sti documenti e chiaramente poi sono finiti nella cache e alcuni ricercatori li hanno trovati e appunto hanno trovato sti documenti che parlavano appunto di questo mitos, ma anche di capibara. E a quanto pare qui dice anche che c'è sto ritiro esclusivo dei SEO, non lo so, nel Regno Unito. Ricercatori, hai ragione, Junget. Non lo so, effettivamente no, però c'era un nome, vediamo se c'è qui. Qui dice Roy Paz. Non so. Non ho idea di chi sia, però dice analizzate da Alexandre Powells. Quindi insomma così. E quindi insomma per questo a quanto pare sono stati trovati quasi 3000 risorse insomma di questi documenti. Altra notizia di Claude, perché ovviamente tutto molto molto bello. A quanto pare per un altro errore di configurazione vi devo far vedere anche questo. Aspettate, mi ero scordata. A quanto pare per qualche errore di configurazione che vi dirò è stato pubblicato anche il codice sorgente di Cloud Code. Quindi non bene per Anthropic, insomma. Che poi c'è anche una roba, vabbè, mo ve la dico, non è che è chiarissima, però vabbè. E praticamente a quanto pare è stata una riga, diciamo, mancante. Perché praticamente tutto inizia da questo npm ignore, come volete chiamarlo. Praticamente cosa succede? Quando uno sviluppatore pubblica un pacchetto su npm, no? Come Axios per esempio, usa questo file che si chiama npm ignore, che praticamente è tipo simile così. E praticamente qui si va a definire quello che non si vuole pubblicare. Cioè se si hanno per esempio file di configurazione che magari non devono essere pubblicati, si vanno a inserire qui, così quando si pubblica il codice quei file non saranno pubblicati. Questo è praticamente l'utilizzo. E oltretutto esistono questi .map. Praticamente quando
Quando si scrive un codice, tipo in questo caso, tipo dicevano TypeScript, il computer non lo legge direttamente. Prima deve essere tipo, si dice minificato, cioè tipo reso piccolino, no? Una roba illeggibile, per diventare appunto leggero e anche veloce da utilizzare. Però il problema è che questo, appunto, ve l'ho detto, è illegittimo, è illeggibile e senza senso per un umano. E cosa succede? Il punto map va proprio a fare da traduttore da questo codice illeggibile ad un codice leggibile, cioè praticamente viene utilizzato quando si fa debug, cioè quando si va a vedere cosa non succede, perché magari l'applicazione non funziona. Praticamente il debug è questo. Vediamo se ve lo trovo in modo da spiegarvelo. Sì, esatto, cioè quando magari qualcosa non funziona si usa appunto questo debugging, questo processo per andare a fare l'analisi e capire cosa è successo. E questo punto map serve agli sviluppatori perché se l'app si ferma, non funziona più, il file.map dice al programmatore: l'errore che vedi in questo codice illeggibile sta in realtà nella riga 42 del file originale. Praticamente così, proprio una specie di mappa. Questo codice illeggibile, questa riga di codice illeggibile corrisponde alla riga numero tot del codice che tu hai, che puoi leggere praticamente. E praticamente cosa è successo? Ovviamente questi file sono giganti, comunque tipo in questo caso erano tipo 60 mega, una roba così. E ovviamente questi file non dovrebbero essere mai rilasciati agli utenti finali, perché ovviamente poi capirebbero il file illeggibile, capirebbero come leggerlo, no? Ed è per questo che viene messo in questo punto npm ignore, perché così quando si pubblica non si va a pubblicare il punto map. Il problema qui è che questo punto map, nel caso di Cloud Code, conteneva un URL relativo ad un server Cloudflare. Vediamo. Che è praticamente questo R2, che praticamente sono come dei contenitori dove si può inserire appunto file o robe. Praticamente anche Amazon ce l'ha e altre, anche Azure e cose così. Praticamente sono proprio dei contenitori dove si vanno a inserire file e messi nel cloud, insomma. E a quanto pare questo punto map conteneva un URL a questo zip, quindi a questo file compresso di questo bucket su Cloudflare. E a quanto pare era pubblicamente accessibile senza nessuna autenticazione. E questo file, questo zip, conteneva appunto 512.000 linee di codice. E quindi appunto per questo è stato scoperto. Vi dicevo sempre prima, se qualcosa è pubblico, non ha un'autenticazione, qualcuno lo trova. E a quanto pare, dice questo articolo, c'è un terzo fattore che dice che a quanto pare Anthropic utilizza questo ban, che praticamente è, vediamo, diciamo, è utilizzato tipo per rendere veloce, tipo TypeScript, ste robe. Che ha questo cosino, non so, magari l'avete visto, ogni tanto a me piace un sacco. Quando l'ho visto ho detto: oh mio Dio, che carino questo polpettino. No, non so come si chiama, non mi ricordo. Però è un polpettino per me, troppo carino.
E insomma, praticamente hanno usato questo e pare che ci fosse un problema noto, che causava insomma l'inclusione di questo map nelle, nei rilasci in produzione, anche se la documentazione diceva di non farlo. Però insomma è un'altra cosa in più che appunto ha causato l'esposizione di questo codice. E qui c'è tutta la timeline comunque. E a quanto pare, guardando il codice, le persone hanno scoperto varie cose. Ovviamente, oltre al danno economico, che comunque di un codice chiuso che viene esposto, però hanno scoperto delle funzionalità, diciamo, segrete, e le potete leggere qui, che praticamente c'è questo Kairos che a quanto pare è un agente autonomo sempre attivo, no? Tipo OpenClaw, di cui abbiamo parlato, che appunto è stato progettato per lavorare ai progetti mentre appunto lo sviluppatore dorme, cioè fa tutto lui. Poi c'era un Buddy pure da qualche parte, che è un vero e proprio animale virtuale, un po' tipo un Tamagotchi, che è integrato nel terminale, proprio tipo un Tamagotchi con tipo fame, robe così. Poi c'è questo antidistillazione che praticamente va ad avvelenare i dati dei competitor che cercavano di addestrare i propri modelli copiando le risposte di Claude. Non so se l'avete visto, però un po' di tempo fa Claude Anthropic, diciamo, si lamentava del fatto che i competitor usavano il loro modello per addestrare i loro modelli, e quindi insomma hanno fatto questo metodo. E poi un'altra cosa super interessante e bellissima è che loro utilizzavano una regex, che la regex praticamente è un modo per andare a cercare parole all'interno di un testo, e andavano praticamente ad utilizzare questi metodi per vedere se l'utente stava imprecando contro l'intelligenza artificiale, e questi venivano poi memorizzati in alcuni database. Ora non so perché facevano questo, magari per capire se l'intelligenza artificiale non stava andando bene, e ovviamente questo è molto più leggero rispetto a usare un'altra intelligenza artificiale per capire se andava tutto bene, perché comunque se stai imprecando vuol dire che qualcosa sta andando male, e quindi io me lo salvo così miglioro il mio modello. Però la cosa è che tutte queste notizie sono state fatte prima del 1° aprile, il pesce d'aprile, e infatti è uscito questo articolo, che però non c'è più, dove praticamente Anthropic va a dire il 1° aprile che praticamente non è vero che sono stati esposti i documenti, e che sono stati esposti anche i documenti, il codice sorgente, perché in realtà avevano fatto tutto apposta, tipo una roba così. Però io questa cosa non l'ho capita, perché sto articolo non c'è più, quindi non ho capito benissimo chi ha fatto questo articolo, se effettivamente c'è. Però il problema, come dice anche questo utente su Reddit, è che comunque ci sono state cose di copyright, perché adesso il codice sorgente è stato pubblicato anche su GitHub in alcuni repository, e comunque ovviamente loro è coperto da copyright, quindi loro possono lamentarsi, insomma, e fartelo chiudere perché appunto stai violando il copyright. Quindi non credo proprio che sia uno scherzo, ok, premo cosa a caso, che sia un pesce d'aprile, però non ho capito benissimo questa cosa, quindi se voi ne sapete di più magari mi dite voi, perché
Boh, non lo so, forse ci hanno provato a far pensare che era tutto uno scherzo, non lo so, non lo so. Anthropic in Veneto satura il dB in 10 minuti. Perché proprio in Veneto? Mm. Però non lo so. Allora, in realtà volevo cercarla anche su questa pagina, volevo cercarla anche... Ah, per le imprecazioni! Ah, scusa, non l'avevo capita. Hai ragione. Bella, è vero, è vero. Bella, mi piace. Però insomma non ho capito sta roba effettiva, volevo cercarla anche in web archive, però non ho l'URL, quindi non posso effettivamente cercarla. Però boh, strana sta roba, non so, magari se scopro qualcos'altro vi farò sapere. Però insomma non è stata una bellissima... però insomma poi hanno oltretutto appunto confermato, cioè ci sono stati comunque dei tweet che... questo è il codice, ecco, avevo preso questa per farvi vedere. C'erano dei tweet in cui dicevano appunto, ho visto girare, in cui dicevano che effettivamente è stato, il codice sorgente è stato appunto esposto, eccetera. Quindi non ho capito quella pagina cosa... O magari hanno voluto fare il pesce d'aprile scherzando sul fatto che avevano pubblicato i documenti. Non lo so, non lo so. Boh. Ah, comunque il codice rimane qui. Questo. Eccolo qua. Perché a quanto pare... Perché comunque le persone, cioè mi dicevano che a quanto pare alcune persone hanno fatto una riscrittura con un altro linguaggio, quindi tipo in Python, e quindi quello teoricamente è un codice diverso e quindi non possono dire che è contro il copyright, tipo una roba così. Però continuando a parlare di questo, state attenti perché stanno girando dei repository falsi dicendo che appunto è il codice sorgente di Claude, e invece del codice sorgente trovate degli infostealer, cioè malware che vi rubano i dati. E appunto dicevano qui che ci sono un bel po' di repository che dicono che appunto che c'è il codice sorgente, e solitamente sono creati, sono diciamo sponsorizzati come annunci su Google, così appunto appaiono all'inizio. Però diciamo questi siti, anzi questi link poi in realtà hanno dei malware appunto. Vedete qui, se vedete sti bottoni così, no, non va bene. E praticamente questi malware vanno poi a rubare password salvate sul browser, chiavi API magari di Anthropic o OpenAI, credenziali di cloud tipo Azure o ad Amazon, o portafogli di criptovalute, roba così. In pratica vanno a cercare e rubare informazioni del genere. E ovviamente ve l'ho detto, qui c'è sempre il malvertising, perché loro pagano gli annunci su Google per appunto perché pensano, se c'è un annuncio di Google, la gente si fida e lo scarica, cioè prende il mio invece di un altro. E poi l'articolo, non questo, dov'era? No, forse questo, parlava pure di un attacco che si chiama Force Memo. Praticamente cosa succede? Loro vanno a prendere vanno praticamente a
gli hackerini prendono l'account GitHub delle vittime e poi usano un comando che è force push per andare a sovrascrivere completamente la storia di un progetto. Cioè, se voi fate git push force, andate con la forza a scrivere del codice che voi volete in quel repository. E questo è un problema perché se entrano in un account se entrano in un account che magari ha accesso, che ne so, ad un progetto utilizzato come tipo Axios, possono mettere del codice malevolo senza che l'utente se ne accorga, e poi quel codice ovviamente gira su tutti i programmi che lo utilizzano. E quindi insomma questa è un'altra problematica. Quindi non è vero il fatto che abbiano rilasciato il codice per sbaglio Anthropic, l'ho fatto per pubblicizzare un nuovo modello, fare hype. Questo era una cosa che diceva l'articolo. Quale? Non mi ricordo più, vediamo. Diceva da qualche parte che potrebbe essere anche questo. Però da come sembrerebbe, sembra che non è stato fatto apposta. Però potrebbe anche essere che magari hanno voluto creare. Però il problema è che non so se è effettivamente così, perché stai rilasciando il tuo codice anche ai competitor. Cioè competitor come OpenAI, Google o altri competitor potrebbero prendere il codice e utilizzarlo per migliorare il loro modello oppure scriverne un altro. Quindi non lo so se effettivamente è stato fatto per pubblicizzare un nuovo modello. Secondo me no. Secondo me no. Perché a sto punto non rilasci il vero codice, rilasci, non lo so, o i documenti, rilasci roba fasulla con magari un nome, non lo so. Secondo me no, perché ve l'ho detto, cioè rilasci troppi documenti, troppe informazioni a competitor, quindi è un rischio troppo alto secondo me. Però non è chiaro. Cioè non c'era da nessuna parte scritto se era per marketing o no. Vediamo. Vediamo se si scopre qualcos'altro nel frattempo. Al momento non sembrerebbe, loro hanno comunque cancellato quella pagina del blog, quindi alla fine se volevi fare veramente una roba di marketing, quella pagina la lasciavi. Invece l'hanno tolta. Io non l'ho trovata. Quindi non lo so. E poi andiamo a Telegram. Proprio notizie incredibile. Allora, cosa è successo? Praticamente è stata trovata una vulnerabilità su Telegram che tramite da questo Zero Day Initiative di Trend Micro, che tramite gli sticker animati si potrebbe eseguire codice sul dispositivo di una vittima. Oh, che carino questi ovetti. E praticamente, andando un po' indietro nel tempo, in realtà ho scoperto che questa cosa era stata già trovata da Shielder. Non so se conoscete questa azienda, a me piace un sacco, è un'azienda italiana, sta in Piemonte e a me piace un sacco. Mettono sempre un sacco di articoli interessanti, quindi in caso andatela a vedere. E praticamente nel 2019 credo,
2019-2020, insomma, un ricercatore di questa azienda ha trovato delle vulnerabilità abbastanza interessanti. Praticamente dovete sapere che per fare gli sticker animati, Telegram usa una libreria che si chiama, cioè un file che si chiama Lottie. Praticamente questo Lottie è praticamente un JSON, cioè il JSON è praticamente un file che ha in questo modo, che sia una chiave e una valore. Una chiave e un valore. E questo Lottie praticamente sono fatti apposta per fare queste... Oddio, questo si è rotto tutto. Sono fatti apposta per fare queste immagini animate, dove appunto si mettono tipo le informazioni di questi... di queste immagini. Che ne so, tipo... disegna dal punto A al punto B con questo colore o robe così, no? E per poi renderizzare questo file, perché comunque renderizzare vuol dire che prendete un file e lo convertite in modo da trasformarlo nell'immagine, e quindi in questo caso nello sticker animato. Per renderizzare queste istruzioni, ovviamente velocemente, utilizzano questo rlottie, che è praticamente una libreria che va praticamente a creare l'animazione, creare questo sticker in base al file Lottie. Il problema qui che è stato trovato è che se non veniva, siccome non veniva validato questo file dello sticker, un hackerino poteva inserirgli cose strambe e fare cose gravi. E quello che è stato trovato sono tutte vulnerabilità di overflow. Praticamente voi dovete sapere, ecco, per esempio questa è un file Lottie, e praticamente dovete sapere che quando usate dei programmi, ovviamente sta tutto scritto in una memoria. La memoria ora, ogni cosa ha dei pezzi di memoria, cioè voi non potete andare nel pezzo di memoria di Telegram dal browser, capito? Vabbè, questo esempio stupido, perché appunto si va a mettere dei pezzi di memoria per ogni cosa che si fa. Quindi in questo caso ci sarà anche un pezzo di memoria per lo sticker animato. La cosa qui cos'è? Che anche qui veniva dichiarato, per esempio, questo sticker deve avere questo tot di memoria, tipo 16 byte. Questo qui però non veniva controllato se effettivamente... cioè, perché... Ok, allora, perché nel Lottie voi potete dire, per esempio, questo ha una grandezza di 1000, o per esempio dire questa immagine ha 5 livelli e per ogni livello ha 100 colori, non lo so, robe del genere. E questo calcolo poi di questo Lottie è andato fuori dalla memoria che invece veniva allocata per l'immagine. Che ne so, il programma diceva metti 16 byte, 16 pezzettini di memoria, dai, per questo sticker. Però poi, quando veniva effettivamente calcolato il disegno, si andava a superare questi 16 pezzettini di memoria. E quindi questo è una vulnerabilità che si chiama overflow, buffer overflow, o in generale vi dico overflow perché in realtà ce ne sono diversi. Perché appunto si va fuori dalla memoria che si alloca. E se si riesce a fare questo, in generale o si riescono a leggere dati che non si dovrebbero, oppure se si riesce a mettere dei pezzi di codice all'interno della memoria, si può poi arrivare ad eseguire quei codici, e quindi è una vulnerabilità abbastanza brutta.
E quindi insomma qui appunto fa un po' di roba, dice anche come la trovavano, però questo nel 2020, vi voglio dire. E qui poi dicono anche tipo che avevano trovato integer overflow, dove praticamente gli si va a dire nel punto lotti, nel file lotti, che ne so, gli si fa a dire, diciamo che si allocano 100 pezzettini di memoria, nel file lotti gli si dice questa immagine ha 60 più 50 pezzettini di colore, non lo so, qualcosa del genere. E quindi la memoria supera appunto quanto allocato. No, questo è il buffer overflow, scusate. Mi sto rendendo conto che vi sto dicendo la stessa cosa. E l'integer overflow, vediamo se lo trovo. E praticamente va a fare Telegram va a fare un calcolo per capire quanta memoria prenotare, ma a causa dell'overflow il risultato di calcolo risulta piccolissimo e quindi Telegram magari occupa solo quella memoria, ma in realtà l'immagine all'interno del lotti richiede più memoria e appunto va ad uscire appunto fuori sempre dalla memoria. È molto simile, solo che qui si usano interi. L'ho spiegato malissimo, però se vi interessa ve lo spiego, cerco di spiegarvelo meglio. E poi un'altra vulnerabilità che diceva era il type confusion, e qui insomma si va a confondere il programma facendoli pensare che è di un tipo rispetto ad un altro, così va a prendere dei pezzi di memoria invece di andare a vedere la memoria che c'è effettivamente. E poi in più diceva anche che, per esempio, se si riesce a mandare la memoria perché siccome Telegram salva gli sticker sulla cache del telefono per non riscaricarli, se uno sticker causava quello che si chiama null pointer dereference, praticamente l'app cercava di accedere a un indirizzo di memoria nullo, quindi non esistente, e l'app si chiudeva. E siccome l'applicazione poi cercava di renderizzare lo sticker, ovviamente entrava in un loop continuo all'infinito e si doveva cancellare poi il database della cache per farlo funzionare. Però cosa è successo? E poi insomma queste qui sono state sistemate da Telegram, dove praticamente Telegram andava a controllare se lo sticker era esistente in un pacchetto già esistente. Quindi anche se un hackerino inseriva uno sticker malmesso, malevolo, quello sticker non esisteva e quindi non veniva mandato proprio. E insomma ha cercato di sistemare così. Adesso è stata trovata un'altra vulnerabilità che più o meno tratterebbe la stessa cosa. La cosa però è che con l'attacco di Shielder bisognava aprire l'applicazione, la chat, per appunto renderizzare gli sticker. Invece con la vulnerabilità che è stata trovata adesso, a quanto pare si può fare sempre questa esecuzione di codice tramite uno sticker animato,
però senza che l'utente faccia niente. Quindi una vulnerabilità zero click, cioè l'utente non deve fare niente e la vulnerabilità si avvia da sola. E a quanto pare questi ricercatori di Zero Day Initiative di Trend Micro hanno trovato questa vulnerabilità, che a quanto pare appena arriva la notifica l'applicazione o il sistema operativo tentano di fare, appunto, di generare una miniatura dello sticker animato e che quindi andrebbe ad eseguire questo codice malevolo. Però ovviamente non ci sono dettagli, perché come politica loro lasciano 120 giorni prima di pubblicare i dettagli, in modo che le aziende hanno il tempo di sistemare la vulnerabilità. Però Telegram dice che questa vulnerabilità non esiste, che loro hanno sistemato lato server, come vi ho detto, andando a vedere se lo sticker esiste, e che quindi questa vulnerabilità non esiste. A quanto pare questa era una vulnerabilità che i ricercatori di Trend Micro avevano valutato 9.8, e quindi cioè il massimo è 10, però dopo che Telegram ha smentito l'esistenza di questa vulnerabilità, loro l'hanno messa a 7 e quindi l'hanno abbassata. Vediamo se la trovo, così vi faccio vedere. Vediamo. Non c'è. Quando è stata trovata? Non c'è. Ah, non c'è più. Interessante. Vi giuro che c'era. E niente, l'hanno cacciata. Vediamo se trovo qualche link. Forse era... Ah no, questa era published. Ok. Questa invece dovrebbe essere quelle trovate ma ancora non pubblicate. E qui dovrebbe esserci, se trovo Telegram. Ecco qui. E adesso è stata messa a 7. Il massimo è 10. Quindi non so, Sticker sostiene che non è vero, loro la mantengono e vedremo a giugno o luglio, non mi ricordo. Luglio, perché appunto danno tempo fino a luglio per sistemare questa vulnerabilità, e poi vedremo i dettagli, quindi aspettiamo questi dettagli. Probabilmente, secondo me, è qualcosa di simile a come avevano trovato Shielder, però a quanto pare con qualche cosa in più, perché appunto possono superare i limiti che aveva messo Telegram e a quanto pare eseguirla senza l'utente, cioè senza nessuna interazione con l'utente. Quindi vedremo, al momento si sa solo questo. Allora, qual è la tua idea sulle professioni che secondo Anthropic possono sostituire, tipo dev, ambito IT, eccetera? Allora, ne avevamo parlato in una live di questo. Allora, secondo me al momento non sostituiscono nessuno, perché insomma c'è sempre bisogno dell'umano. Nel senso, se voi usate anche questi modelli per il codice, no? Tipo Cloud Code, Codex o Copilot, quello che volete, c'è sempre la richiesta tipo: io ho fatto questo, posso pubblicarlo? Sei sicuro? Poi come diceva anche in realtà il report di Anthropic, diceva che appunto c'è sempre non mi ricordo adesso se diceva 30%, vado un po' a memoria, diceva che c'è sempre quel 30% che in cui l'umano è necessario, e fin quando ci sarà quel 30%
le intelligenze artificiali non potranno rubare il lavoro a nessuno perché non sono autonomi. Quindi, secondo me, è un po' tutto hype, nel senso, tutto molto bello, però non lo so, io cioè certe volte chiedo cose un po' stupide, però poi cioè certe volte veramente penso, ma come fai a rubarmi il lavoro se non arrivi a sta roba, capito? Quindi non lo so, poi c'è tutte le storie anche sul vibe coding, no? Ah, mi sono accorta che il mio microfono balleggia un po'. Vabbè, ballicchia. Pure tutto il codice, no? C'è stata la storia di Butler e tutte ste robe. I codici comunque... Cioè, il problema è che questi modelli sono allenati con cose trovate online. Cose trovate online le puoi scrivere chiunque. Cioè, anche io mi metto qui, parlo, dico scemenze e magari, cioè, finiscono online, finiscono dentro un modello. Magari vi dico che... non lo so, tipo che... non lo so, una scemenza, non mi viene in mente. Quindi, secondo me, al momento non siamo a quel livello. E chissà, tra qualche anno può essere. Però, insomma, cioè, alla fine, se ci pensate, è tutta un'evoluzione, no? C'era un'immagine che avevo visto... tipo riguardo a quando è arrivato il computer, che dicevano che sostituivano le persone che facevano tutto manualmente, cioè su carta. Ovviamente quella è stata un'evoluzione e le persone poi hanno imparato ad utilizzare questi sistemi. Quindi anche noi in futuro dovremmo, se continuerà così, impareremo ad utilizzare questi sistemi e ci adatteremo, secondo me. Ovviamente non è facile, è una roba incredibile se ci pensate anche soltanto che faranno cose che facevamo noi, però non lo so, al momento secondo me è molto hype e poca ciccia, ecco. E certo, cioè secondo me l'intelligenza artificiale al momento è un aiuto, cioè se usato bene, che non è facile usarlo bene, può essere un aiuto anche con il codice, però ovviamente deve essere utilizzato bene da persone competenti, nel senso, se io mi faccio scrivere un'applicazione che poi pubblico, devo sapere che sta facendo, non è che posso pubblicare una roba che non capisco nemmeno che c'è, cioè, capito? Quindi un po' è questo secondo me. Allora, Marshall Mand, hai mai fatto a botte contro qualcuno? No, ancora no. Non si sa nel futuro. Unbelievable. Ciao. Domanda, che background avevi prima di entrare in cybersec? Allora, in realtà informatica. Scusate un attimo. Pazzo. Perché io ho fatto l'università triennale in informatica, che era proprio informatica, e lì insomma ho studiato parecchia roba su programmazione, algoritmi, database, eccetera, e ho fatto anche reti e sistemi operativi. E poi ho fatto la magistrale sempre in informatica, però ho scelto un corso che faceva praticamente pen test, perché diciamo era... ora non ricordo il nome, però insomma, ad esempio l'esame erano proprio siti web dove noi dovevamo hackerarli per trovare delle flag, no? dei segreti, delle robe segrete. E in più ho seguito, e ovviamente c'era anche network and security, quindi c'erano comunque tutta la parte teorica di security. E quindi insomma era quella la mia base. Poi dopo l'università ho iniziato a lavorare in un'azienda in cui facevo più che altro programmazione e qualche scan così.
dove andavo a vedere poi i report di sicurezza, però non facevo proprio pentest. Poi dopo quella ho iniziato invece sono entrata in un'azienda invece di pentest a Milano, e lì ho fatto proprio pentest vero e proprio. Quindi diciamo più lì ho imparato tantissimo. Però insomma questo è il mio background. Come dicono i russi, per ogni vibe coder si troverà il proprio vibe hacker. Ah, non la sapevo questa. Tra 20 anni magari sarà diverso, saranno più intelligenti, ma può essere, magari 30, 40, boh, sì, può essere. Sì, comunque devo dire che comunque si stanno evolvendo tanto, nel senso stanno facendo molti progressi anche nella security. Però ovviamente cioè, è pure una roba di marketing, no? Se viene Anthropic e mi dice guarda, il mio modello è pazzesco, trova tutte le vulnerabilità del mondo, è chiaro, cioè vuole vendere il suo modello, cioè chiaro che mi dice che non fa schifo, no? Però poi vai a vedere effettivamente cosa fa, cioè effettivamente tipo sul codice sorgente, ad esempio il modello di Claude, che ora non ricordo come si chiama, di Anthropic, ha trovato parecchie vulnerabilità, però sul codice non sono ancora in grado di fare pentest. Quindi non lo so, certo si sta evolvendo, anche sull'IT si sta evolvendo, però insomma non siamo a livello di sostituire persone, secondo me. Poi questa è una mia opinione, però secondo me si è creato tanto hype, ecco. Poi anche per mantenere gli LLM è un costo per l'azienda. Esatto, hai ragione, cioè, perché poi no, la cosa bella è che tutti questi che fanno video sull'intelligenza artificiale, su programmi, tool e robe, fanno vedere che effettivamente fanno cose, però poi non fanno vedere il costo. Cioè, ad esempio Code, alla fine sono 100 euro al mese, mi pare, per avere più token. Perché altrimenti se prendete l'altro, che io non ce l'ho, però se prendete l'altro meno costoso ha meno token, e se usate molto Cloud Code li finite subito, e quindi vi fate poi quello da 100, che comunque è costoso secondo me. Poi dipende, sì, se lo usate tanto magari non è costoso, però sono sempre 100 euro al mese. Quindi cioè, c'è un costo anche su questo, chiaramente, e anche qui appunto ha senso che loro ci marcino sopra, cioè che dicano che è tutto fantastico e che sostituiranno tutti. Però vedremo, insomma. Magari perderemo il lavoro, magari no. Non lo so. Una cosa però di Telegram che non vi ho detto è che se dovesse succedere faremo tutti i lavori manuali. Sì, dai, torniamo tutti nei campi, non lo so, a raccogliere pomodori. Cioè, alla fine è bello, nel senso, dai, un po' più faticoso fisicamente, meno mentalmente, forse, non lo so, non l'ho mai fatto, quindi magari è faticoso pure mentalmente, però sicuramente fisicamente. Io morirei tipo dopo 2 pomodori col fisico che mi ritrovo, però vabbè. Dettagli. Però insomma, vedremo. E per Telegram comunque, se avete la versione business, potete restringere la ricezione dei nuovi messaggi a solo tipo i contatti che avete. Però questa è una versione appunto premium. Però se non potete fare i messaggi, tipo io non ho la cosa business, potete andare anche su inviti e rimuovere la possibilità delle persone ad aggiungervi nei gruppi, perché sti attacchi solitamente li fanno a tante persone. Cioè è difficile secondo me, a meno che non siate qualcuno comunque conosciuto. Però alle persone comuni, tipo me,
non è che vengono e mi attaccano a me, mi mandano un messaggio per mandarmi sto sticker per fare per eseguire codice, no? Quindi che fanno? Creano gruppi e mandano sti sticker, così hanno più persone che vulnerabili, no? Quindi insomma disattivate anche gli inviti che trovate anche in privacy e sicurezza, e se proprio non vi fidate o utilizzate la versione web, perché questa non vi ho detto, questa era una vulnerabilità trovata nella versione Android e Linux, cioè proprio l'applicazione Android e Linux di Telegram. Quindi o usate l'applicazione web, che comunque ci sono le sandbox, quindi non esce fuori eccetera, a meno di altre vulnerabilità, o lo disinstallate. Cioè, queste sono le cose. Le aziende stanno spingendo parecchio sulle AI, ma ancora non abbiamo esempi di prodotti enterprise fatti completamente con l'AI e vibe coders. Gli unici esempi sono siti web con 2 componenti. Qui hai ragione anche tu, ma perché? Perché non sono sicure. Io azienda non mi metterei mai a pubblicare. Pensate una banca che si mette a pubblicare un'applicazione per la banca dove mandate soldi con il vibe coding senza controllarla. Non lo so, io non lo farei, ecco. Però hai ragione, unbelievable. Però insomma. E questo quindi era di Telegram. Oltretutto voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno mandando i link a notizie del genere, perché mi semplificate il lavoro. Però no, vi volevo ringraziare perché comunque mi mandate notizie interessanti e insomma, se ne avete, a me fa piacere poi discuterne con voi. Quindi così. In realtà mi piace molto questa cosa perché si vedono comunque poi i risultati della community che stiamo facendo, quindi insomma vi volevo ringraziare. Non metto i soldi in quella banca che fa vibe coding. C'hai ragione Marcello, nemmeno io. Sì, non direi proprio di no. E allora, poi altra notizia qui incredibile, che praticamente hanno hackerato l'account email personale del direttore dell'FBI, che si chiama Kash Patel. A quanto pare è stato rivendicato da questo gruppo di hackerini iraniano, Andala, e a quanto pare il gruppo ha dichiarato di aver violato i sistemi impenetrabili dell'FBI in poche ore come risposta alle azioni legali, diciamo, messe in campo, cioè le azioni che stiamo sentendo appunto da parte degli Stati Uniti contro di loro. E praticamente sono stati rubati circa 800 mega di dati, tra cui email, foto private, documenti, curriculum e cose così. Non c'è stato, a quanto pare non ci sono stati materiali, diciamo, top secret, perché comunque era l'email personale. Però il problema è che il problema che dice quest'articolo, e che comunque ci sta, è che spesso queste figure vanno a utilizzare gli account email personali anche per il lavoro, invece di utilizzare le email che vengono create per loro. Perché cosa succede? Le email istituzionali, soprattutto dell'FBI, sono super controllate, hanno controlli, che magari i dati non vengano rubati, o vengono controllati anche cosa arriva, eccetera, così, e robe così. Se loro utilizzano le email personali, vedete questa è un'email, una foto che è stata rubata e c'è il logo del gruppo hackerino. Se loro utilizzano email personali per mandarsi dati, e magari quelle email personali non sono così protette come sarebbe un'email dell'FBI, i dati ovviamente vengono magari appunto rubati, come in questo caso.
E questo insomma è il testo che Andala ha pubblicato sul loro sito. Dice sì, che l'FBI ha messo un reward. Qual è la traduzione di reward? Io ormai non so più parlare né italiano né inglese, guardate, proprio terribile. Non l'ho letto. È una ricompensa. Su appunto i membri di questo gruppo, e che appunto hanno rubato email, conversazioni, documenti. Loro dicono addirittura file classificati, e che sono appunto disponibili per download, per scaricarli. Insomma, non proprio bella. Ecco qui un'altra foto. Questo è un documento a quanto pare del Dipartimento di Difesa. Insomma, non benissimo. Oh, wow. Ma guarda, dopo i file di Epstein censurati con i tool di Word, ormai mi aspetto di tutto. Questa cosa dei tool di Word non lo sapevo. Non sapevo che avevano censurato così. Bene, quindi benissimo. E quindi questo, insomma. Poi altra notizietta è che a quanto pare sono state rubate. Ovviamente il problema di prima è che comunque possono anche vendersene queste informazioni, cioè, o utilizzarle per impersonificare, diciamo, il direttore dell'FBI. Vabbè. Altra notizia è che praticamente sono stati rubati dei dati alla Commissione europea, e a quanto pare di 350 giga di dati dell'ambiente cloud della Commissione europea, tramite l'infrastruttura appunto cloud dei siti, cioè che ospita i siti europa.eu, che sarebbe tipo il sito vetrina dell'Unione Europea. Allora, la Commissione Europea non ha detto che sono stati che sono 350 giga, quindi non so se effettivamente è vero. Qui lo dice, però non è stato confermato. E a quanto pare non è stata hackerata il cloud di Amazon e AWS, ma a quanto pare sono riusciti ad ottenere le credenziali dell'account di amministrazione che appunto la commissione usava per gestire proprio questo spazio cloud, e quindi insomma sono proprio entrati nel cloud. E a quanto pare le analisi suggeriscono questo è il data leak size, quindi ok, 350 giga a quanto pare, quindi a quanto pare sono stati questi Shiny Hunters, che è appunto un gruppo di hackerini abbastanza conosciuto, e a quanto pare hanno detto che non vogliono fare un'estorsione, quindi non hanno richiesto un riscatto, ma invece vogliono, e a quanto pare l'hanno fatto, pubblicare i dati online. E questo appunto suggerisce che è una motivazione ideologica o dimostrativa, invece di una motivazione economica, perché appunto vogliono pubblicarli. E insomma, questo è abbastanza preoccupante, perché proprio qualche mese fa cioè c'è stato già un altro incidente che appunto ha compromesso gli smartphone aziendali del personale, e hanno appunto rubato nomi e numeri di telefono dei dipendenti. Quindi insomma ce n'è un altro adesso, non è proprio bellissimo. E quindi insomma questa la notizia. E qui infatti dice che appunto è stata confermata. Niente, la conferma dell'Unione Europea. Poi altra notizia qui super interessante, questa è bellissima, proprio un bijou. Che praticamente
che praticamente si possono rubare dati da ChatGPT. E questa è bellissima, cioè una roba, quando c'è il DNS io impazzisco, cioè praticamente ciao Maru, un sistema informatico quindi non può essere immune agli attacchi, giusto? Gli attacchi diventano più sofisticati. Esatto, è vero, sì, gli attacchi diventano più sofisticati e con abbastanza tempo e ovviamente conoscenza, probabilmente un sistema informatico qualsiasi sistema informatico si può hackerare. Ma perché, cioè, ci sta, perché comunque si trovano vulnerabilità ogni giorno. Poi il fatto, sapete qual è? È che noi vediamo solo quelle che sono state pubblicate, ma in realtà c'è tutto un mercato delle vulnerabilità che scoprono, cioè una vulnerabilità su un sistema grosso viene venduta nel mercato comunque del dark web o robe così, o aziende che magari sono competitor anche o altre robe vengono vendute. Quindi non viene pubblicata, ma esiste quella vulnerabilità, ma non la conosce nessuno tranne chi l'ha trovata e chi se l'è comprata. E queste vengono comprate proprio per sfruttarle. Quindi, insomma, sì, potenzialmente qualsiasi sistema può essere hackerato. Il bug bounty c'è tanta competizione. Sì, ce n'è parecchia. Poi dipende, ci sono comunque delle piattaforme che sono chiuse, quindi dovete fare dei test per entrarci. Però sì, c'è tanta competizione. Però insomma, comunque ci si può lavorare anche sui bug bounty, la cosa è che c'è tanta competizione sulle cose facili da trovare. Però se voi volete fare bug bounty e andate a cercare cose un po' più nascoste, quelle non sono facili da trovare. Ed è per questo che ovviamente ci dovete impiegare dei giorni. Tipo c'è un'intervista di John Hammond a Namansec, che è comunque uno che ha fatto credo 1 milione forse con i bug bounty, americano credo, e lui è forte in bug bounty, però in quell'intervista diceva non è che io dall'oggi al domani trovo una vulnerabilità, a volte ci sto giorni, a volte devo cercare cose che magari non sono proprio visibili, capire il contesto, cioè una roba un po' più particolare. Poi ovviamente capitano anche casi in cui trovate la vulnerabilità un po' più visibile, diciamo così, siete i primi e ovviamente vi trovate il bounty, no? La ricompensa. Però insomma, quello che infatti io dico sempre è che non è così semplice come fanno pensare, cioè gli dovete stare un po' dietro, ecco. Ma cosa cambia tra pentest e bug bounty? Non fanno la stessa cosa? Sì, però è diverso, perché pentest, cioè anche nel bug bounty fai pentest, però il bug bounty è una roba a sé, nel senso, per esempio pentest tu la puoi fare per un'azienda di consulenza, come io tipo faccio pentest per i clienti. Quindi che ne so, mi interfaccio col cliente, parlo col cliente, faccio il test e gli do un report. Nel bug bounty voi fate un pentest che comunque può essere di qualsiasi cosa, però non parlate col cliente direttamente in un meeting, in una chiamata, diciamo così, e non gli dovete dare un report completo, ma gli andate a dare solo le informazioni di quello che trovate. Oltretutto i bug bounty stanno aperti anche mesi, invece il pentest, che ne so, avete solo quella settimana. Quindi andate a fare il pentest solo quella settimana e trovate quello che riuscite a trovare in quella settimana e scrivete il report anche di cose che magari avete provato ma non funzionavano, robe così. Invece il bug bounty, la piattaforma dietro si interfaccia con i clienti e voi vi interfacciate con il cliente soltanto quando gli date le informazioni. A volte non vi interfacciate con il cliente, ma vi interfacciate con chi gestisce la piattaforma, che poi si andrà a interfacciare con il cliente.
dipende quale piattaforma usate. E insomma è questa la differenza. E poi oltretutto i soldi arrivano a voi direttamente, quindi tipo non è come in un cliente che paga l'azienda e l'azienda paga voi, ma i soldi insomma vengono dati in base anche a quanto è il rischio totale la vulnerabilità, no? Cioè tipo low, bassa, media, alta e critica. In base a quello trovate quanto potete guadagnare. E ovviamente la piattaforma si prende una parte, solitamente non viene detto, credo, non lo so, però insomma vi arrivano appunto i soldi in base alle vulnerabilità che trovate. E questa è un po' la differenza, però in fondo è un pen test. Tutto qui. E questo. E praticamente a quanto pare sono riusciti a trovare un metodo per sfiltrare, quindi rubare dati della chat che si hanno con ChatGPT. A quanto pare ChatGPT funziona, è progettato per lavorare in un ambiente isolato, quindi che appunto non può avere connessioni verso l'esterno, verso domini comunque non autorizzati, cioè non è che gli arriva una richiesta da ciccio.it o può mandare una richiesta a ciccio.it se usate semplicemente la chat, no? Però e ci sono proprio delle regole che dicono che non può fare sta roba, però può fare richieste DNS. Praticamente il DNS è quello che trasforma questo nome in IP, in indirizzo IP, perché appunto i browser devono avere gli indirizzi IP, se no non riescono a capire dove volete andare. Se ne sta andando la voce, sappiatelo. E sto finendo l'acqua. E praticamente è come un elenco telefonico, no? Per appunto i domini e gli IP. E ovviamente questo rimaneva comunque parzialmente accessibile, cioè appunto ChatGPT doveva fare queste richieste DNS, non erano bloccate. E a quanto pare dei ricercatori che hanno scoperto questo hanno trovato che era possibile rubare informazioni della chat utilizzando appunto richieste DNS. Se non sbaglio, vediamo, aspettate che praticamente loro potevano creare perché non era ChatGPT stesso, ma veniva installata uno strumento, cioè veniva installata proprio una versione di ChatGPT. Però se si riusciva a... Vediamo se lo trovo. Ah, vediamo questo video. Qui gli arriva la richiesta nonostante gli hanno chiesto qual è il meteo in Europa. Poi lui rispondeva normalmente, però intanto ha mandato alcune richieste. Ha mandato cosa ha chiesto l'utente. Però ora non mi ricordo. No, a quanto pare era proprio ChatGPT. Vabbè, insomma, praticamente cosa succedeva?
praticamente utilizzavano quello che si chiama DNS tunneling, cioè praticamente andavano a codificare, andavano a mettere un prompt malevolo che diceva, istruiva l'ambiente Python, perché comunque loro, ChatGPT per esempio, hanno comunque degli ambienti Python dove possono eseguire appunto Python, a prendere i dati sensibili e convertirli in una stringa codificata, quindi tipo base 64, così non si capiva e comunque veniva mandata senza spazi eccetera. Base 64 praticamente è semplicemente tipo, se io scrivo cinnamon sec, no scusate, dov'è la codifica? In conto io scrivo sì e basta, cinnamon sec, e lo codifico, vedete che esce questa roba, praticamente questo. E praticamente convertiva dati sensibili, quindi anche contenuti di file PDF o testi nella chat, e li mandava come richiesta DNS. Praticamente veniva fatta questa roba qui, veniva concatenato qui per esempio. No, vediamo. Qui c'è un altro informazione, un altro video, però non penso ci dia. No, infatti. Ecco, veniva praticamente attaccato al dominio e veniva fatta una query DNS, cioè invece di questo veniva creato tipo un base 64 qui con un dominio appunto appartenente agli hackerini. E come succede? Cosa succede? Praticamente ora non vi sto a dire tutto come funziona il DNS, che ho tutto fatto un video, potete vederlo se siete interessati, però diciamo che passa da diversi attori del DNS fino ad arrivare al server autoritativo, si chiama, dell'hackerino, dove praticamente questo server autoritativo sarà il server che ha l'informazione dell'indirizzo IP. Cioè se io cerco ciccio.google.com o .it, prima o poi questa richiesta arriverà a Google, che mi dirà ciccio.google.it ha l'indirizzo IP 1234 a caso, e Google ovviamente vedrà la richiesta, e quindi loro cosa facevano? L'hackerino vedrà la richiesta. Oh, mi ha fatto morire. Vedrà la richiesta DNS e quindi potrà prendere questo dato codificato e decodificarlo, e ovviamente avere i dati rubati in questo modo. E la cosa interessante è che si potrebbe usare la stessa cosa per mandare invece comandi al chattino, perché si usa questo txt, che è un record, qui dice, no, tipo una configurazione, dai, un parametro di DNS che praticamente è usato per appunto memorizzare note su un server DNS. Si inserisce testo, è utilizzato per inserire testo, così. E praticamente loro potrebbero perché praticamente il DNS, vediamo se c'è, no, non TXT, vediamo se c'è un esempio. C'era un sito, tipo se io faccio google.it, vedete, avete tutte ste robe, e TXT per esempio in questo caso è utilizzato per controllare questa SPF, vabbè, un controllo, insomma, robe pazzerelle, però ha varie cose, e questo TXT
può essere utilizzato per mandare comandi al chattino e quindi eseguire comandi da parte di un hackerino. E in più ovviamente vengono rubati informazioni sensibili comunque che l'utente inserisce nella chat, quindi insomma molto molto bello. E questo ovviamente è fatto perché HTTP, cioè le richieste normali, diciamo HTTP, sono bloccate nell'internet pubblico. Però DNS no, perché infatti solitamente le DNS non sono bloccate, perché se deve comunque chattino GPT deve anche solo parlare con siti di OpenAI, deve conoscere l'indirizzo IP. E quindi deve fare queste richieste DNS per scoprire l'indirizzo IP di OpenAI. E quindi chiaramente non possono bloccarlo. Adesso ovviamente però hanno ristretto ulteriormente questa capacità di risoluzione DNS all'interno della sandbox, ovviamente, di questo ambiente controllato, isolato. E vediamo, dovrebbero averla risolta, insomma. Però insomma era una ricerca trovata dai ricercatori. Però insomma utilizzando il DNS è più difficile da capire che si sta rubando dati, perché se si vede la parte, diciamo, che controlla le richieste, se vede del traffico DNS dice vabbè è DNS, sono siti magari che stanno cercando l'indirizzo IP, quindi magari neanche lo guardano. Però la cosa bella è che comunque chattino poi risponde, quindi dietro ci sono i dati o i comandi. Ecco, qui era che eseguiva comandi, ma l'utente vede poi la risposta normale, quindi molto interessante. Qui c'è lo stesso disegno. Insomma, qui fa altre robe. Vabbè. E quindi molto bella. Però per non fermarci qui, OpenAI a quanto pare hanno trovato un'altra vulnerabilità, però su Codex, che è, diciamo, diciamo quella che aiuta nel codice, no? È un agente, ok. Non ero sicura che era un agente, ok. Però sì, è un agente che appunto aiuta qui nel codice, review, eccetera. Vabbè. E a quanto pare CertAgid, che è appunto quelli che si occupano della sicurezza in Italia, hanno trovato che l'applicazione server di Codex può, senza autenticazione, può consentire l'esecuzione di appunto esecuzione remota di comandi. E questo è molto interessante anche perché praticamente pare che sia stato una configurazione insicura di default, cioè se l'utente non l'attiva, sta roba non ha l'autenticazione praticamente. E praticamente come funziona? Se noi andiamo su Codex, vediamo se c'è qualche immagine. Per esempio qui, questa è l'interfaccia grafica, no? E qui c'è il chattino con cui voi potete chattare. E praticamente tra il chattino e l'interfaccia grafica c'è questo app server Codex, che non fa altro che utilizzare un protocollo che si chiama sì, vabbè, questo JSON RPC che praticamente fa comunicare appunto l'interfaccia con questo server per mandare appunto messaggi, per scambiarsi messaggi. E a quanto pare questo protocollo viene utilizzato tramite WebSocket, che appunto non è altro che praticamente un tubo di comunicazione. Se voi avete HTTP, voi avete
connessione che però si chiude, invece WebSocket rimane sempre aperto, così appunto si possono sempre mandare messaggi. La cosa interessante qui è che tra le funzionalità appunto esposte c'è anche questo metodo che è command exec, che consente appunto al client di richiedere l'esecuzione di comandi sul sistema appunto dell'utente. A quanto pare è una funzionalità voluta, intenzionale, dove praticamente tramite l'interfaccia voi potete chiedere al chattino qui di eseguire dei comandi, magari che ne so, per creare una cartella o per leggere dei file o robe così. E a quanto pare se non viene utilizzato questo VS Out, questa funzionalità può essere utilizzata senza autenticazione, e quindi se viene esposta invece di 127.0.0.1, che è la macchina locale, l'indirizzo locale, quindi se voi avete questo non ci potete accedere dall'esterno perché girerà soltanto in locale nella vostra macchina. Però se questo viene cambiato con 0000 e quindi pubblicato all'esterno, questo solitamente viene fatto perché magari le persone vogliono accedere a queste cose anche dall'esterno, magari siete al lavoro e volete accedere al vostro sistema a casa, non lo so, una roba così. Però se non si mette l'autenticazione, chiunque può vedere che questa porta è aperta e che c'è questo sistema, e quindi eseguire poi comandi sul vostro sistema utilizzando appunto questa funzionalità. E appunto qui lo fanno, vedete qui dice listen su questo, quindi aprono questa porta, però, e vedete qui c'è la nota, dicono attenzione però questo out dovreste configurarlo con VS Out, però continua, loro ve lo fanno fare. E poi per esempio appunto viene eseguito questo comando dove appunto si può leggere questo file, che su Linux ci sono gli utenti con gli hash delle password. E insomma praticamente poi, e quindi il problema è che questo non viene messo in modo standard, in modo automatico, ma l'utente deve sapere che lo deve inserire, e quindi appunto questa è una segnalazione, perché dovrebbe prima di tutto chiudersi qui invece della nota e dirti usa l'autenticazione se usi 0000 almeno. E la cosa qui è che qui c'è anche un ambiente isolato, sandboxing, ma è utilizzato soltanto nell'ambiente che fa l'intelligenza artificiale, e quindi non in questo app server di Codex, e quindi appunto si può chiedere di eseguire comandi sul sistema dell'utente. Quindi molto bello, devo dire, interessante. E poi ultima notizia, è uscito il rapporto Classit 2026, che potete insomma scaricarvelo da qui. Però insomma ci sono delle notizie, insomma. Allora io l'ho scaricato, lo posso prendere un attimo, ve lo metto qui. Sì. E insomma ve lo allargo. Dove praticamente c'è stato un aumento tra il 2024 e il 2025 si è registrato un aumento del 48,7% rispetto all'anno precedente di incidenti, quindi di attacchi ad aziende o roba così. E a quanto pare l'incremento più alto almeno dal 2021. E a quanto pare hanno aggiunto anche una categoria di rischio che appunto si chiama extreme, proprio estrema, anche più grande anche più alta delle critiche. Questo proprio per descrivere attacchi con portata proprio devastante, proprio incredibile. E a quanto pare si è già visto il 2,7%
di questi attacchi extreme. Quindi insomma hanno appena messe, già ci sono vulnerabilità in questo senso. Poi c'è stata, non so bene dove, ora non mi ricordo esattamente qual era il grafico, però per esempio potete vedere che qui appunto l'89.3% degli attacchi sono di crimine informatico. E poi a quanto pare gli attacchi classificati con gravità alta e critica hanno raggiunto l'84% del totale rispetto al 79% del 2024 e a quanto pare il danno, diciamo, medio inflitto, diciamo, alle singole vittime è cresciuto del 9% rispetto all'anno precedente. E ovviamente, anche come abbiamo visto oggi, sono aumentate anche le vulnerabilità delle supply chain, cioè delle dipendenze, delle librerie, no? Come Axios, come LightLLM, insomma c'è sempre un grande aumento anche di queste vulnerabilità, come abbiamo notato con le cyber news, ce n'è sempre una. A quanto pare anche in Italia, a quanto pare nel 2025 con i filtri Agicom per tipo cambiare il numero chiamante per tipo le chiamate scam, no? Quelle, il phishing, cioè il phishing tramite chiamate, a quanto pare si sono rivelati efficaci soprattutto per le chiamate provenienti dall'estero. Però è aumentato il numero di smishing, cioè gli sms gli sms utilizzati per fare phishing. E in più, insomma, ci sono un po' di soprattutto nel settore energetico, ecco. E poi che altro c'era? A quanto pare c'è stato un aumento ovviamente di nuove tecniche di vulnerabilità, soprattutto per l'intelligenza artificiale, no? Come il prompt injection, che è appunto indiretto, dove un hackerino va a scrivere dei comandi magari nei file e magari non visibile, no? Che ne so, se si usa il colore bianco non è visibile ad occhio umano, però quando gli si dà questa ad un chattino tipo ChatGPT, quello va a leggere tutto quello che c'è nel file, anche cose non visibili da un uomo. E in questo modo appunto è indiretto, perché gli si possono dare dei comandi tramite il file e quello ovviamente li esegue, se non ci sono appunto controlli o limiti. E poi ovviamente menzionano anche il vibe coding, che appunto è un rischio che appunto è un nuovo che si può utilizzare, insomma, però non c'erano molti dati riguardo a quello. E poi veniva detto, qui ecco il confronto Italia e globale. Vediamo, questo globale, questo attivismo Italia e questo è cybercrime, spionaggio, eccetera. Vedete che attivismo è aumentato rispetto al 2024, ma il cybercrime è diminuito. Insomma è lunghissimo, quindi non so se volete leggervelo. E a quanto pare diceva anche qui che molte aziende comunque hanno ambienti ibridi, cioè un po' cloud e un po' si dice on-premise, cioè hanno server magari non nel cloud, cioè proprio materiali si vedono, cioè ce li hanno proprio loro. E a quanto pare c'è questa tendenza a migrare verso il cloud e a quanto pare potrebbe raggiungere il 55% di queste aziende nel 2026 e
E a quanto pare il 46% degli intervistati, perché questo si basa anche su interviste, ha subito una compromissione di account nel 2025, contro invece il 16% nel 2020. Insomma, diciamo, queste erano un po' le informazioni. Ovviamente va molto nel dettaglio, quindi con molti più dati, quindi non so se volete leggervelo, ve lo lascio comunque in descrizione. E niente, questo erano tutti. Oltretutto, non so se avete visto, KitKat rubati. Hanno rubato 12 tonnellate di KitKat dall'Italia verso la Polonia. Io dico, buono, cioè anch'io vorrei un KitKat, magari 12 tonnellate sono tante, però a quanto pare sono scomparse. Praticamente li hanno rubati durante proprio un trasporto dall'Italia alla Polonia, quindi e insomma hanno rubato sti cosi, non so, 413.000 barrette di KitKat. Era un'edizione limitata dedicata alla Formula 1, così ve lo voglio dire, ma è venuta sta notizia, non so come, e niente, insomma, probabilmente se le rivendono a quanto pare. E niente, questo così ve lo volevo dire. E quindi niente, questo erano tutte le notizie, un bel po' devo dire, però ci tenevo a dirvele. E ho chiuso con questo KitKat, vabbè. E niente, questo era tutto. Non so se sarò live domani per studiare la CRTP, vediamo. Ma nel caso non facessi una live così al momento, niente, vi auguro buona Pasqua, spero passiate buone feste e niente, questo è tutto e spero che mangiate tante cioccolata e colombe. Io ho mangiato prima una colomba, ve l'ho detto, un pezzo di colomba, non una colomba intera, un po' troppo. Però niente, questo era tutto, grazie insomma per avermi seguito e seguito tutte queste notizie, spero non siate impazziti, un po' come me. E niente, ci vediamo alla prossima live e buona serata, ciao!